Oggi siamo qui con questo microfono, il DJI Mic 2. Un microfono estremamente versatile, un microfono che ha un sacco di caratteristiche interessanti ad un prezzo molto contenuto. Andiamolo a testare insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questo microfono, il DJI Mic 2. In questo video ti racconto tutte le caratteristiche, sono davvero tante, e poi ovviamente ti faccio ascoltare come suona questo microfono. Durante tutto il video ti faccio la solita premessa, tu ascolterai l'audio pulito che esce dal microfono, quindi non farò nulla in post-produzione se non semplicemente portare l'audio a meno 14 lufs in modo da fartelo sentire nel modo più corretto. Ok? Benissimo. Allora, partiamo un po' dalle caratteristiche di questo microfono. È un microfono wireless, quindi vuol dire che ha una batteria interna che sulla carta riesce a supportare una registrazione continua fino a 6 ore. Ok? Se compri anche la versione con la custodia di ricarica, puoi ricaricare fino a 3 volte questi microfoni, quindi arrivi fino a 18 ore di registrazione con una sola carica della custodia. Io ho comprato la versione solo microfono perché non mi interessava la custodia, neanche il ricevitore, ma di questo te ne parlo dopo. Ho preso soltanto il microfono e questo microfono costa solo intorno ai 65 euro. E secondo me per la cifra che costa è un super microfono. Un'altra caratteristica, visto che questo è un microfono wireless, è la portata. In campo aperto DJI sul proprio sito scrive che la portata di questo microfono è di circa 250 metri. Che voglio dire, è veramente tanta roba. Io non l'ho ancora testato a questa distanza perché, come dico sempre, più di 5 metri di distanza non ci arrivi, nel senso che lente dovresti avere sulla tua fotocamera per poter stare a così tanta distanza. Non lo so, almeno nei miei casi d'uso non c'è questa possibilità, però insomma è sempre bene sapere che anche se vai via a 250 metri di distanza dalla fotocamera, dallo smartphone o da quello che ti pare, riesci a riprendere comunque un audio perfetto. Questo microfono è compatibile con smartphone, con macchine fotografiche, con computer, quindi è assolutamente versatile. E in più con lo smartphone e il computer ha la connessione diretta Bluetooth, quindi non devi installare niente, semplicemente lo colleghi Bluetooth. Sempre a proposito di audio, DJI ha sviluppato una cosa che si chiama Osmo Audio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questi microfoni DJI, non solo il Mic 2, ma anche il Mic Mini, il Mic 3, eccetera, eccetera, possono connettersi in automatico, senza ricevitore, senza cavo, senza nulla, a qualsiasi dispositivo DJI. Quindi penso a tutta la serie Pocket, a tutta la serie Action, insomma tutti i dispositivi DJI supportano questo Osmo Audio, che è veramente molto interessante perché ti permette di essere ancora più rapido nella registrazione, ancora più flessibile e ancora più veloce. Tra le caratteristiche che mi hanno fatto innamorare di questo microfono, al di là della qualità audio che tu stai sentendo, spero con le migliori cuffie che hai a disposizione, c'è una memoria interna di 8 GB. Non puoi ampliarla perché non c'ha micro SD o altro, semplicemente ha 8 GB di memoria interna che ti permettono di registrare fino a 14 ore di registrazione a 24 bit 48 kHz, che voglio dire veramente tanta roba. Però questo microfono non si ferma qui, infatti supporta la registrazione a 32 bit floating point. Ovviamente registrando a 32 bit occupi un po' più di spazio, quindi se 24 bit 48 kHz 14 ore di durata di registrazione, a 32 bit floating point sicuramente saranno di meno, ma poco importa, non credo che tu faccia 10, 8, 9 ore di registrazione ininterrotta, anche perché la batteria di questo dura 6 ore, quindi comunque ti devi fermare. Che cosa vuol dire 32 bit floating point? Che non devi preoccuparti di settare il volume prima, ma lo puoi fare in post-produzione. Quindi accendi il microfono e registri, così come sto facendo io in questo momento, senza preoccuparti di settare il volume. Ok? Dopo in post-produzione, se il volume è basso lo alzi, se è alto lo abbassi, senza andare in clip, senza andare in distorsione, avendo sempre un audio pulito. Scusa per l'interruzione, ma mentre montavo questo video mi sono accorto che non ho detto una cosa fondamentale. Io ho comprato questa versione che costa 65 euro circa, che è solo trasmettitore, ok? Senza il ricevitore. Che cosa vuol dire questo? Che ho potuto usare tutte le funzionalità come il low cut, il noise cancellation tramite AI e soprattutto settarlo a 32 bit floating point perché avevo la DJI Osmo Action 4. Se tu compri soltanto questo microfono senza avere nessun altro dispositivo DJI e senza avere soprattutto il ricevitore, non puoi settare questo microfono a 32 bit floating point e non puoi attivare le altre funzionalità.
Lo so che è assurdo perché DJI avrebbe dovuto fare un'app, come fanno anche gli altri, che collegato questo microfono tramite Bluetooth al telefono avrebbe potuto aiutarti a impostare tutte le, i vari settaggi. Però non è così. Ci tenevo a dirtelo perché se no compri soltanto questo microfono, non hai nessun altro strumento di DJI e non riesci ad usare questo microfono al meglio possibile. Certo, comunque registra 24 bit, ma ti perdi tutte le funzionalità che fanno di questo microfono un microfono veramente interessante. Ci tenevo a dirtelo per correttezza, insomma, perché mi fa piacere essere chiaro e soprattutto non farti fare acquisti sbagliati. Altre caratteristiche che hanno anche altri microfoni è per esempio la cancellazione del rumore tramite AI. Quindi in automatico basta selezionare la funzionalità, questo microfono ti cancella i rumori focalizzandosi soprattutto sulla voce. Questa è una funzionalità che io non amo perché preferisco fare tutto in post-produzione. Infatti se segui i miei video sai che ti dico sempre di non attivare la cancellazione del rumore nel microfono, ma eventualmente laddove tu trovassi rumori di fondo da eliminare lo fai tramite computer con plugin, con un settaggio molto più chirurgico. Se però, anche questo dico sempre, devi fare dei video che vanno direttamente, devi pubblicare direttamente senza fare post-produzione, allora, e sei in un posto rumoroso, attiva pure questa cancellazione del rumore e va bene perché così le persone ti sentono in maniera un po' più pulita. Un'altra funzionalità interessante è un filtro low cut. Puoi attivare o disattivare questo filtro low cut a 100 Hz, quindi va a tagliare tutti i rumori, non la voce, ma tutti i rumori che sono al di sotto dei 100 Hz e ci possono essere rumori veramente fastidiosi. Ecco, forse tra la cancellazione automatica del rumore tramite AI e il filtro low cut, io preferisco il filtro low cut. Sono due cose completamente diverse, quindi non è o uno o l'altro. Puoi attivarli anche entrambi contemporaneamente, ma il filtro low cut ti va a tagliare tutto ciò che non è voce, al di sotto dei 100 Hz, quindi secondo me tenerlo attivo non ha nessuna controindicazione. Quindi io quello, se sei all'aperto, se sei in studio magari no, ma se sei all'aperto io lo attiverei. Altre caratteristiche, lo so che te ne sto raccontando veramente tante, ma questo microfono è pazzesco, ha la funzionalità Safe Track, ovvero ti registra una seconda traccia a meno 6 dB. Quindi immagina che non stai registrando a 32 bit floating point, chissà per quale motivo non lo stai facendo, anche se il microfono lo fa, va bene, stai registrando a 24 bit 48 kHz. Quindi devi regolare il volume prima. L'hai regolato, però all'improvviso alzi la voce perché sei in piena enfasi del discorso che stai facendo e vai in clip. Ecco, con la Safe Track tu hai una seconda traccia a meno 6 dB che puoi andare a recuperare. Quindi puoi usare o direttamente tutta la traccia a meno 6 dB o andarti a prendere soltanto i pezzetti dove sei andato in clip nella prima traccia e sostituirli con quelli della seconda traccia a meno 6 dB, in modo che scongiuri qualsiasi possibilità di andare in clip. Però, se utilizzi il 32 bit floating point, non hai nessun tipo di problema. In ultimo, ma non ultimo, ed è questo forse stato il motivo principale per cui ho preso questo microfono rispetto al Mic 3, che comunque era già uscito quando ho preso il Mic 2, è che questo qui, essendo un po' più grande, ha la possibilità di collegare un microfono lavalier. Quindi se non vuoi usare i microfoni suoi, ma vuoi usare un microfono lavalier perché puoi tenerlo più vicino, perché, non lo so, per qualsiasi motivo, con questo puoi farlo. Quindi ha una porticina TRS alla quale puoi collegare un microfono lavalier. E questa secondo me è una possibilità in più che se tu pensi che possa servirti, allora il DJI Mic 2 è sicuramente la scelta migliore rispetto al Mic 3 che non ha la possibilità di inserire un lavalier. Come tutti i microfoni wireless, questo ha un pattern polare omnidirezionale, quindi vuol dire che prende tutto intorno, perché ovviamente questi microfoni sono fatti per uno scopo diverso rispetto a quello che sto utilizzando io adesso, ovvero il video in studio. Perché, a meno che la tua stanza non è acusticamente trattata, diciamo i microfoni con un pattern polare omnidirezionale sono la cosa peggiore che esiste, perché prendendo rumori a 360 gradi, prendendo suoni, scusami, a 360 gradi, se ci sono rumori o altro, li prende per forza, ok? Anche per questo, questi microfoni qui, avendo per forza questo pattern polare omnidirezionale, implementano tutti la funzionalità di, noise reduction tramite AI. Perché, ok, ho un pattern polare omnidirezionale, ma ti aiuto con la riduzione del rumore in AI. Ok, quindi però la cosa migliore, come ti dicevo, è sempre o trattare acusticamente la stanza, oppure registrare in esterna, registrare in situazioni dove non hai riverbero, non hai troppo rumore e quindi questo microfono dà il meglio di sé. Che cosa ne pensi di questo microfono? Io ho parlato tanto proprio per darti la possibilità, sperando che tu abbia le migliori cuffie a disposizione, di ascoltare la qualità di questo microfono.
vale la pena ripeterlo, l'audio che stai sentendo è assolutamente pulito, quindi non applicherò equalizzatore, compressore, noise gate, deesser, niente. Semplicemente porterò tutto a meno 14 lufs per fartelo sentire nel modo più corretto. Ma tu che cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti qui sotto, perché questo microfono a me piace veramente, veramente tanto. E ora, per carità, in questo video non applico nessun effetto proprio per farti sentire il suono pulito che eventualmente può migliorare andando ad applicare effetti, però ti dico la verità, ho già registrato un paio di video con questo microfono e di proposito non ho applicato niente. Non ho applicato niente perché il suono di questo microfono mi piace veramente tanto. E poi perché un microfono del genere non puoi pensare di farlo suonare come un microfono da studio, sia esso a condensatore o dinamico. Sono microfoni completamente diversi. Ci ho fatto anche dei video dove ti spiegavo appunto perché e come questi microfoni wireless stanno prendendo sempre più il sopravvento e saranno sempre più diffusi, soprattutto per certi tipi di produzione. Quindi, secondo me, va benissimo così. È paragonabile a un microfono professionale da studio? No, ovviamente, ma non è il suo caso, cioè nel senso non vuole essere un sostituto di quel tipo di microfono. È un'altra cosa, è un'altra storia. Spero di averti raccontato cose interessanti. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta, fammi sapere che cosa ne pensi e noi ci vediamo prestissimo.